6, 7, 8, 9, 0. Sì, funziona perfettamente. Bentornati a tutti su BMake Electronics. In questo video andiamo a realizzare questo circuito, un contatore elettronico con solo 3 integrati. Allora utilizzeremo un NE555, un 74LS90 e un CD4511. 3 integrati molto conosciuti. Naturalmente l'insieme di questi 3 integrati ci permette di visualizzare un conteggio sul display a 7 segmenti a catodo comune. Ok, andiamo sul circuito, gli diamo una rapida occhiata e poi lo andiamo a realizzare sulla breadboard. Seguitemi nel video. Vediamo ora come funziona il circuito. Possiamo dividerlo in 3 parti principali. La prima parte è formato dal nostro NE555 in modalità astabile. In questa configurazione genera automaticamente un'onda quadra, cioè una sequenza continua di impulsi, in questo caso intorno, con queste due resistenze al condensatore, intorno a 1 Hz. Quindi viene generato un impulso ogni secondo. Questi impulsi escono dal piedino 3 del NE555 e va a finire al contatore, al 74 LS90 sul piedino 14, scusate. La seconda parte del circuito è il 74 LS90. Questo integrato riceve gli impulsi dal 555 e li conta uno alla volta. Le sue uscite non sono in formato decimale, ma in codice BCD, cioè un codice binario formato da 4 bit che rappresenta i numeri da 0 a 9, quindi che riprendiamo da Q0 fino a Q3. Quindi a ogni impulso cambia la combinazione dei 4 bit. L'ultima parte è costituita dal 4511. Questo integrato legge il codice BCD proveniente dal 74 LS90 e lo converte automaticamente nei 7 segnali necessari per pilotare il nostro display. Le uscite del CD4511 sono collegate ai segmenti attraverso le resistenze. Io ho scelto un valore di 330 ohm che limitano la corrente e proteggono il display che lo integrano. Il display è a catodo comune, quindi vanno con i due rispettivi pin al GND. Il pin 5 rappresenta il puntino del display. Per adesso in questo progetto non lo utilizzeremo e utilizzeremo un'alimentazione di 5 volt. Abbiamo visto come funziona il circuito, adesso andiamo sulla breadboard e lo andiamo a realizzare. Ho preparato i componenti. Allora abbiamo qui un NE555, un 74 LS90, un CD 4511, un display a 7 segmenti, un 5611 AH a catodo comune, delle resistenze da 330 ohm, codice colore arancione, arancione, marrone, un condensatore da 47 microfarad, 2 resistenze da 10k e aggiungo un LED per vedere se dalle NE555 ho una frequenza di 1 secondo. Ho inserito l'NE555 sulla breadboard, qua troviamo l'attacco di riferimento, quindi questo è il pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, l'1 al GND, il 4 al positivo, l'8 al positivo. Aggiungiamo le due resistenze da 10k come da schema. Dal positivo lo portiamo al pin 7, quindi 4, 5, 6, 7, l'altra resistenza dal 7 al 6, 4, 5, 6, mettiamolo così, ci aiutiamo con una pinzetta, la facciamo entrare nella breadboard.
Dal pin 6 mettiamo un cavetto che va a finire al pin 2 e infine dal pin 2 prendiamo un condensatore da 47 microfarad. Io ho questo qui da 25 volt, va più che bene. La parte positiva è la parte più lunga, andiamo a mettere sul pin 2 più corto sulla parte negativa sulla breadboard. Per vedere se funziona aggiungiamo un diodo LED. Allora facciamo così: sul pin 3 l'uscita aggiungiamo una resistenza da 330 ohm. Dal pin 3 all'altra parte mettiamo un diodo LED, così possiamo vedere la frequenza di uscita, che dovrebbe essere intorno a 1 Hz. Il pin più lungo è il positivo, l'anodo, lo mettiamo alla pedina della resistenza e l'altro al GND. Prima di dare alimentazione colleghiamo insieme le due parti della breadboard, quindi la parte negativa di sopra con la parte negativa di sotto. Ok, e la parte positiva di sopra con la parte positiva di sotto. Colleghiamo l'alimentazione, il negativo e il positivo e gli forniamo 5 volt. Do alimentazione. Sì, il LED lampeggia. Troviamo un impulso intorno a 1 Hz. Quindi la nostra configurazione con NE555 funziona. Togliamo la resistenza e il LED e aggiungiamo il 74 LS90. Lo andiamo a mettere qui. Ho collegato l'alimentazione del 74 LS90, troviamo il pin 5 al positivo, il pin 10 al negativo e in più al negativo ho collegato il 2, il 3, il 6 e il 7. Andiamo a collegare l'uscita del nostro clock sul 555, quindi sul pin 3, andiamo a collegare sul pin 14 del 74 LS90. Andiamo a collegare il pin 1 al pin 12, quindi 14, 13, 12. Aiutiamo con una pinzetta. Adesso andiamo a mettere il CD4511. Lo mettiamo qui e lo alimentiamo. Ho collegato il pin 16 al positivo, il pin 3 e 4 al positivo e le pin 5 e 8 al negativo. Adesso portiamo i 4 pin al 74 LS90. Allora il pin 12, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andiamo a collegare al pin 7, poi il pin 9, 8, 9, lo andiamo a collegare al pin 1, poi il pin 8, proseguendo lo schema, al pin 2, l'11, 8, 9, 10, 11, andiamo a collegare al pin 6, 7, 6. Adesso andiamo a inserire il nostro display. Questo è a catodo comune e il modello è il 5611 AH. Andiamo a mettere qui. Vi faccio vedere i piedini dietro. Troviamo 5 nella parte inferiore e 5 nella parte superiore. Il pin centrale è il catodo che va al negativo. Mettiamo qui. Se non sapete a quale pin corrisponde il LED, vi faccio vedere come trovarlo. Allora, col tester mettiamo in modalità prova diodo
Ok, vediamo qua in alto a sinistra la prova del diodo, sposto e concentriamoci sul display. Zoom così si vede meglio. Metto il puntale nero sul negativo. Su questo display pin 5, questo pin qua, dovrebbe essere il DP, quindi il punto. Vado a mettere il puntale rosso e vediamo che si accende il puntino. Quindi questo è il pin 5. Il pin 1 dovrebbe essere questo qua. Il pin 1 dovrebbe corrispondere alla lettera E, quindi a questo diodo LED. Vediamo un po'. Sì, quindi 1, 2, 3, 4, 5. E sopra dovrebbe essere 6, 7, 8, 9 e 10. Il pin 10 dovrebbe corrispondere alla lettera G al LED centrale. Vediamo un po'. Sì. Quindi la numerazione dei pin è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso mettiamo delle resistenze d'acqua che vanno ai pin di uscita del 4511. Ho messo le 7 resistenze sui 7 ingressi dei diodi, sull'anodo dei 7 diodi LED, e ho collegato il pin 3 e 8 del display al GND perché è a catodo comune. Adesso andiamo a inserire la resistenza al 4511. Allora il pin 10, mi raccomando, facciamo attenzione a non far toccare le resistenze. Allora il pin 10, la resistenza del pin 10 va collegato al pin 14, lo facciamo insieme. Il pin 9, questo qui, e questo qui. Il 9 va collegato al pin 15, poi il pin 1, questo qui, va collegato al 9, il pin 2, quest'altra resistenza che va collegato al 10, poi il pin 4, quest'altra resistenza va collegato all'11, il 6, la resistenza qui, ok, il pin 6 al 12, e infine l'ultima resistenza, il 7, del pin 7 al 13, questa qui al pin 13. Tutto pronto, diamo alimentazione e vediamo il conteggio. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sì, funziona perfettamente. Abbiamo montato un bel circuito cercando di mantenere tutto ordinato e funziona. Sto alimentando con una tensione di 5 volt. Siamo giunti alla fine del video. Abbiamo visto e abbiamo creato il nostro contatore da 0 a 9 utilizzando 3 soli integrati, il CD, il NE555 che genera degli impulsi, abbiamo impostato a 1 Hz, il 74 LS90 che conta il BCD e il 4511 che manda i segnali tramite le resistenze al display e quindi ci mostra il conteggio da 0 a 9. Ok, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.